Oggi prepareremo le rame di Napoli, un dolce che tradizionalmente si prepara nel catanese nel periodo della festa dei defunti. Le rame di Napoli, nonostante il nome, sono un dolce tipicamente siciliano, morbido e goloso. Ma adesso lasciate grembiuli che iniziamo subito a prepararle. Pronto è servito. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso, per voi è gratis ma per me è un grande aiuto. E adesso iniziamo! Allora iniziamo con l'inserire all'interno di una ciotola tutte le polveri, quindi iniziamo con la farina, lo zucchero e il cacao amaro. Inseriamo poi mezzo cucchiaino di cannella, mezzo cucchiaino di chiodi di garofano e una bustina di vanillina. E servendoci di una spatola andiamo a miscelare tutti gli ingredienti. Una volta fatto inseriamo anche il burro, il miele e un po' di scorza d'arancia oppure estratto d'arancia. E ora iniziamo ad impastare con le mani. Vi ricordo che come sempre la scheda degli ingredienti la troverete alla fine del video. Dobbiamo ottenere un composto sabbioso, in questo modo. Ora non ci resta che sciogliere l'ammoniaca per dolci nel latte. Nel caso in cui non avete o non volete utilizzare l'ammoniaca per dolci, potete sostituirla con del comune lievito per dolci, anche se per i biscotti, come vi dico sempre, vi consiglio di utilizzare sempre l'ammoniaca. E ora inseriamo il latte all'interno della ciotola. Ed impastiamo fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Otterremo un impasto leggermente appiccicoso e morbido. Dovrà avere questa consistenza. E ora siamo pronti per dare forma alle nostre rame di Napoli. Per farlo ci occorrerà una ciotolina con dell'acqua, perché essendo l'impasto appiccicoso, per non farci appiccicare l'impasto alle mani, ce le dobbiamo bagnare. Bagniamo leggermente le mani e prendiamo un po' di impasto, circa una noce. Questa dimensione. Creiamo una sfera e la schiacciamo leggermente e la riponiamo su un foglio di carta forno o su un tappetino microforato. Mi raccomando, metteteli abbastanza distanti l'uno dall'altro perché in cottura si allargheranno leggermente. Con queste dosi vi verranno all'incirca 10-11 rame di Napoli. Poi ovviamente questo potrà variare in base alle dimensioni che darete alle vostre rame di Napoli. E ora siamo pronti per infornarle. Le inforniamo con forno statico 180 gradi per circa 20 minuti. Una volta sfornate le lasciamo raffreddare completamente, dopodiché gli daremo una bella spennellata di marmellata d'arance. Ora non ci resta che sciogliere 200 g di cioccolato fondente o a bagnomaria o al microonde. Una volta sciolto il cioccolato aggiungiamo 30 g di burro. Mescoliamo fino a farlo sciogliere completamente. E ora non dobbiamo fare altro che glassare le nostre rame di Napoli, immergendole nel cioccolato fondente.
E per finire mettiamo un po' di granella di pistacchi. Ora non ci resta che aspettare che la cioccolata si rassodi, dopodiché saranno pronti per essere serviti. E adesso le rame di Napoli sono pronte per essere gustate. Pronto e servito! Pronto e servito.